Amici, che bello ritrovarvi in questo nuovo video, anche perché nel frattempo siete diventati davvero tanti. Il canale ha superato gli 8.000 iscritti, è una cosa grandiosa e ha dell'incredibile, veramente non me lo sarei mai aspettato. E devo ringraziarvi perché ovviamente è tutto merito vostro. Spero che resteremo per sempre amici e se qualche volta sbaglio mi perdonerete, casomai me lo dite, eh? Passiamo a parlare di questo video. E qui siamo alla terza e ultima tappa del nostro viaggio del Ponte dell'Immacolata, un ponte un po' allungato perché siamo arrivati fino all'11 dicembre del 2025. Partiamo da Sondrio e andiamo a Tirano, dove domani prenderemo il bellissimo trenino del Bernina per un'avventura che non conosciamo, è la prima volta che facciamo, ce l'hanno consigliata a tutti quanti e quindi vogliamo provare questa nuova esperienza. Adesso mettetevi comodi perché vi racconto una bella storia. Da Sondrio all'area sosta di Tirano ci sono appena 26 km sulla bella statale 38 e impieghiamo meno di 40 minuti ad arrivare. A Tirano l'area sosta è molto facile da trovare. Prima di entrare in paese, quando vediamo in fondo il santuario, alla rotatoria svoltiamo a destra su via della Polveriera. L'area è 400 metri più avanti sulla sinistra. L'area sosta è aperta tutto l'anno e non è presidiata. Di fatto è un parcheggio attrezzato e quindi è legalmente vietato fare campeggio. All'ingresso ci accoglie il totem per il pagamento della sosta. La sosta minima è di 12 ore e costa 10 euro, mentre per 24 ore si pagano 15 euro, oppure si può pagare per restare 72 ore al costo di 30 euro. La macchinetta accetta sia il pagamento elettronico sia le banconote. L'area ospita 20 stalli di grandi dimensioni, in piano, con pavimentazione in autobloccante drenante e con scarsa ombra. L'area sosta confina con un quartiere residenziale su un lato, mentre dall'altra parte della strada funziona la centrale termica di teleriscaldamento a biomassa, interessante e non produce rumore né odori. L'illuminazione è garantita da numerosi lampioncini bassi e sono disponibili le colonnine per allaccio elettrico, compreso nel prezzo. È presente una postazione di scarico delle acque nere e grigie, togliendo il coperchio dal pozzetto, con un rubinetto per sciacquare la cassetta. Sconsigliatissimo prelevare acqua potabile dalla gomma in dotazione. Per caricare l'acqua potabile, meglio utilizzare la fontanella presente su un altro lato dell'area, ben lontana dal camper service. Appena sistemati i camper, usciamo a piedi e facciamo una prima tappa al vicino, grandioso santuario della Madonna di Tirano, che viene considerato il monumento religioso più importante della Valtellina. La sua costruzione iniziò nel 1505 a seguito dell'apparizione della Madonna ad un contadino di Tirano, chiedendogli appunto di edificare in quel luogo un tempio in suo onore, con la promessa di far cessare la peste. L'interno si presenta con una struttura a 3 navate. L'eleganza, la grazia e la ricchezza delle architetture e delle decorazioni a stucco, delle sculture e degli affreschi fanno sì che il santuario venga considerato, con il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia, una delle 3 chiese più belle della Lombardia. Impressionante è l'enorme quantità di stucchi, dipinti e decorazioni presenti sulle pareti e sulle volte del soffitto della chiesa, il tutto teso a ricoprire ogni spazio disponibile. Nella prima campata di sinistra si apre la cappella della Madonna. L'altare fu realizzato in sostituzione dell'originale in legno, requisito nel 1798 dalle autorità della Repubblica Cisalpina per impossessarsi delle porzioni in argento affisse alla scultura. Alle spalle dell'altare in marmo è conservato un gruppo di statue che rappresentano la scena della presunta apparizione mariana legata al santuario. Il campanile, alto e imponente, è in stile romanico e si integra armoniosamente con la facciata e la cupola cinquecentesca del santuario.
L'insieme è un elemento architettonico elegante che svetta sul paesaggio circostante, contribuendo all'armonia complessiva della basilica. Di particolare interesse è che il santuario si trova in una posizione strategica ai piedi delle Alpi, a pochi passi dal confine tra Italia e Svizzera, in un quartiere separato dal centro storico fortificato di Tirano, cui è collegato da un bel viale alberato, ma soprattutto per il fatto che immediatamente dietro al complesso passa la ferrovia del Bernina Express. Così il treno rosso panoramico corre proprio nella piazza sotto la basilica, offrendo uno spettacolo unico ai viaggiatori e ai pellegrini, con il santuario che funge da iconico passaggio per il convoglio rosso che si snoda tra le montagne. Con una passeggiata di circa 1500 metri lungo un bel viale arriviamo nel centro di Tirano, in piazza San Martino, dove sorge l'omonima collegiata. Situato a 440 metri di altitudine ai piedi delle Alpi, il centro storico di Tirano è un borgo antico fortificato nel XV secolo, con resti di mura medievali e palazzi signorili rinascimentali e barocchi, con chiese storiche, piazze pittoresche e un'atmosfera ricca d'arte, cultura e tradizioni valtellinesi. Poi torniamo sui nostri passi, che è l'ora di cena, e decidiamo di ascoltare un consiglio sentito su YouTube. Ecco ragazzi, abbiamo cenato al Belvedere e siamo stati molto contenti. In effetti abbiamo ascoltato il consiglio che ci ha dato Beppe del canale Vado col Camper, abbiamo visto il video di quando sono venuti loro ed erano stati qui a cena e l'hanno consigliato perché si sono trovati bene. Devo dire la verità che avevano proprio ragione, siamo stati molto contenti anche noi. Abbiamo preso il menù fisso con porzioni abbondanti e gustose, il costo però adesso è di 25 euro. Buongiorno, freschetto Questa mattina alle 8:30 stiamo andando alla stazione delle Ferrovie Retiche a prendere il Bernina Express. Dall'area sosta la stazione dista 1200 metri, tagliando per via San Giuseppe, quindi impiegheremo circa 20 minuti per arrivare. Non abbiamo ancora preso i biglietti e credo che dovremmo fare un po' di fila in biglietteria. Eccola qui davanti la stazione della rete ferroviaria italiana, ma non è qui che si prende il trenino rosso. Ci giriamo alla nostra destra ed è questa la stazione capolinea italiano della ferrovia retica, dove viaggia il mitico Bernina Express. E come avevamo previsto, eccoci in coda in biglietteria. Gli orari di apertura vanno dalle 7 del mattino alle 19:20. Il prezzo del biglietto, per la verità, è un piccolo salasso e viene da chiedersi se veramente ne vale la pena. Quanto hai speso per due? 197 euro. 74 euro a persona andata e ritorno. Eppure, anche oggi, che è mercoledì, il treno viaggia pieno, per non parlare del disastro di folla che si registra nei giorni festivi. Ed ecco finalmente il nostro treno pronto sul marciapiede. Si parte alle 9:41 e l'arrivo a St. Moritz è previsto alle 12:11. Il treno si compone di carrozze tutte di colore rosso, ma alcune hanno dei magnifici finestroni panoramici, mentre altre hanno i finestrini con le solite dimensioni da treno. Noi abbiamo preferito salire su un vagone normale, perché i finestrini normali possono essere aperti e ci si può affacciare, mentre i mega finestroni sono bloccati e non si aprono, così foto e video vengono alterati dagli inevitabili fastidiosi riflessi. Abbiamo poi scelto un vagone di coda, perché da qui si può ammirare in tutta la sua lunghezza il treno rosso, mentre arranca sulle strette curve a strapiombo nel magnifico paesaggio alpino innevato. Invece, chi sta sui vagoni davanti deve guardare indietro, ma l'effetto è meno emozionante. Il percorso ferroviario del trenino rosso del Bernina, che fa parte della ferrovia retica ed è patrimonio UNESCO dal 2008, collega Tirano in Valtellina a St. Moritz nel cantone dei Grigioni in Svizzera in 2 ore e 30 minuti, coprendo circa 60 km attraverso paesaggi alpini mozzafiato.
Partendo da Tirano a 429 metri sul livello del mare, il treno sale attraverso la Valtellina e la Val Poschiavo, offrendo incredibili viste sui laghi ghiacciati e sulle cime rocciose e attraversando incredibili viadotti elicoidali come questo di Brusio. Purtroppo eccolo qui il fastidioso effetto dei riflessi dai finestrini. Ma anche se fa parecchio freddo e ci prendiamo una bella sventolata, finalmente riusciamo a vincere le reticenze degli altri passeggeri e ad aprire il finestrino, noi che possiamo. Mentre siamo fermi alla stazione di Brusio, ammiriamo la serpentina del treno che scende in senso contrario. Dopo un po' tutti ci imitano e i finestrini vanno su e giù da un lato all'altro della carrozza in base della parte da dove gira la curva e si vede il serpentone rosso. Ma attenzione, va bene aprire per fotografare senza i riflessi, va anche bene affacciarsi restando a filo della finestra, ma è assolutamente molto rischioso sporgersi come sta facendo qualcuno. Il pericolo è in agguato, come la parete della galleria che sta arrivando. Ho detto prima che le due stazioni a Tirano, quella di RFI e quella retica, non hanno nulla da spartire tra di loro. Infatti la ferrovia retica ha i binari a scartamento ridotto, cioè la distanza tra le due rotaie del binario è più corta rispetto al normale, mentre lo scartamento standard delle ferrovie in Europa ha la distanza tra le due rotaie di 1435 mm, nella ferrovia retica la distanza è di appena 1000 mm. Soltanto con queste misure infatti si possono seguire tracciati con curve strette come quelle realizzate su questa tratta. Il treno sale lentamente, ma un po' alla volta il paesaggio si fa sempre più bianco e magico. Volendo si può scendere nelle stazioni intermedie per ammirare il panorama o dare uno sguardo ai piccoli villaggi dove ci si ferma. Però bisogna attendere un'ora perché arrivi il prossimo treno e fuori fa parecchio freddo. Noi decidiamo di arrivare direttamente a St. Moritz perché pensiamo che valga la pena soffermarsi un po' a visitare la cittadina e il suo lago e poi vogliamo tornare ad un orario decente. Ma soprattutto è così comodo farsi portare quassù sui monti restando beatamente in poltrona e noi in questo momento ci sentiamo così pigri. La ferrovia retica è a binario unico e i treni che viaggiano nei due sensi di marcia possono incrociarsi soltanto nelle stazioni o in brevi tratti con il doppio binario controllato dagli scambi.
Ed eccoci all'incantevole Lago Bianco al passo Bernina, a circa 2034 metri di altitudine. È un lago artificiale creato nel 1910 per scopi idroelettrici, alimentato dalle acque di fusione dei ghiacciai circostanti, come il Cambrena e il Pers, che gli conferiscono un caratteristico colore biancastro e lattiginoso dovuto ai sedimenti glaciali. Lungo circa 2,5 km e largo fino a 500 metri, il lago è diviso da una diga dal vicino Lago Nero e offre un paesaggio mozzafiato con viste sui ghiacciai e sulle cime alpine. La ferrovia lo costeggia direttamente lungo la sponda orientale, passando a pochi metri dall'acqua vicino alla stazione Ospizio Bernina a 2253 metri, il punto più alto della linea, permettendo ai passeggeri del trenino rosso di ammirare la distesa turchese o bianca da vicino, in un contrasto suggestivo tra il convoglio e il paesaggio glaciale. Eccolo qui, bianchissimo, tutto per noi. Arriviamo alla stazione di St. Moritz alle 12:12 con un minuto di ritardo rispetto all'orario previsto. Managgia sti svizzeri. Bello però, Usciamo dalla stazione che si trova a livello del lago e prendiamo una rampa in salita perché il centro della città è su in alto a sinistra. St. Moritz è una lussuosa località alpina nella valle svizzera dell'Engadina a 1822 metri di altitudine ed ha ospitato per ben 2 volte i Giochi Olimpici invernali. Il territorio dell'attuale St. Moritz è stato abitato fin dall'età del bronzo e fino al XIX secolo fu un modesto villaggio sostenuto dalla semplice economia montanara, sebbene a partire dal XVII secolo le proprietà termali delle sue fonti avessero iniziato ad attirare facoltosi clienti. Il primo stabilimento termale fu aperto nel 1832, ma fu solo con l'apertura dei primi grandi alberghi a metà secolo che iniziò lo sviluppo turistico su larga scala, prima legato al termalismo e poi agli sport invernali. Oggi St. Moritz è una rinomata meta di turismo invernale ed estivo ed è nota come una delle stazioni sciistiche più costose al mondo. Ai circa 5.000 residenti si aggiungono circa 3.000 lavoratori stagionali. La ricettività alberghiera delle case in affitto offre un totale di 13.000 posti letto, con oltre 1 milione di pernottamenti annui. Cioccolato svizzera. Svizzero? Dopo qualche giro ad ammirare gli hotel, le vetrine di moda e le pasticcerie, scendiamo finalmente al lago su un ripido percorso pedonale. La superficie dell'acqua è solo parzialmente ghiacciata e d'altra parte il lago ghiacciato di St. Moritz, soprattutto tra gennaio e febbraio, mesi in cui il lago gela sufficientemente, può ospitare eventi spettacolari come lo Snow Polo World Cup, ma si praticano anche sport invernali tradizionali come il patinaggio su ghiaccio, anche su piste naturali e artificiali.
osserviamo un elicottero che sta lavorando su un cantiere e, al posto delle gru, sposta grandi bancali pieni di materiale edile. Non abbiamo comprato niente in città, ci è bastata la spesa per i biglietti del treno e qui per un caffè al tavolo vogliono 7 euro. Così, visto che il bel sole ha un po' scaldato l'aria, approfittiamo della panchina per addentare i panini ancora belli morbidi che abbiamo comprato ieri a Sondrio. E poi il caffè espresso ce lo facciamo noi con le nostre Autin. Con pochi passi arriviamo in stazione dalla parte del lago. Stranamente non c'è nessuno, non avremmo perso il treno? Dopo 10 minuti è pronto il treno che ci riporterà ai camper. Da questa ripresa ci rendiamo conto di quanto stretti siano questi binari. Fa quasi impressione il solo pensiero di dove ci porteranno, sui passaggi angusti e a strapiombo. Questa volta siamo saliti su una carrozza in coda e con i grandi finestrini panoramici. Non ci pensiamo proprio a farci sventolare ancora. Il viaggio di ritorno è oltremodo piacevole e rilassante. Il vagone è meno affollato che all'andata. Qualcuno di certo si sarà smarrito nelle stazioncine in mezzo alla tormenta. Prima di partire ci eravamo chiesti se davvero valesse la pena provare questa costosa esperienza. Adesso ne siamo assolutamente convinti. Alla prossima occasione vogliamo rifarla. Magari la prossima volta partiremo prima e poi scenderemo in 1 o 2 stazioni per vivere pienamente la suggestione di trovarci tra noi e noi in quello spettacolo naturale unico al mondo. Tramonto sul lago Bianco. E su queste immagini così calde e suggestive chiudiamo il nostro racconto di un piccolo ma fantastico viaggio in camper di inizio dicembre. Se non lo avete ancora fatto, vedete i 2 video delle tappe precedenti e iscrivetevi al canale così non ci perdete più. Ciao!